chiamo Gabia Shiro, sono nata a Buenos Aires e sono cresciuta anche qui a Treviso. E adesso abito negli Stati Uniti da 16 anni più o meno. Mia mamma era italiana, mio papà era giapponese, quindi tutte e due le culture, le tre culture, perché anche a Buenos Aires vivevamo e seguivamo le tradizioni. Quindi in questi giorni sto presentando la mostra Kintsugi, parte seconda, The Presence of Your Absence, che parla dei 17 desaparecidos della comunità giapponese in Argentina durante la dittatura militare. Il nostro progetto si chiama Kintsugi, che è un progetto che occupa più campi. La parte principale è l'installazione e la pittura. È nato da una ricerca personale visto che sono nata in Argentina. Mio papà era un avvocato del lavoro, allora lui lottava per i diritti dei lavoratori e nel 1977 è stato portato via dalla dittatura militare di quel tempo, che è cominciata nel 1976 fino all'83. Che è tornata la democrazia in Argentina. Poi nel 2016 un giornalista Nikkei, giapponese anche lui, argentino, ha deciso di scrivere un libro sui 17 desaparecidos in Argentina, sempre della comunità Nikkei. E da lì, visto che mancava il capitolo su mio papà, mi ha chiesto se potevo dargli una mano. Quindi tutte queste cose che avevo buttato dentro per anni, dovevano venire fuori, quindi a tanti campi, nel senso che ho scritto anche delle canzoni all'inizio e dopo mi sono messa a fare dei ritratti perché avevo bisogno di guardarlo. Dall'Argentina mi hanno invitato i familiari dei desaparecidos della collettività giapponese per fare una mostra, perché ormai dopo il libro eravamo in contatto e quindi ho scoperto anche che ce n'erano altri 16 e forse anche di più di giapponesi, e ho trovato dei punti in comune. La pittura è collegata fortemente con l'installazione. C'è Germano che è stato mio compagno di scuola nel liceo artistico qui a Treviso e lui subito si è interessato a collaborare. La prima parte della mostra si è svolta a Buenos Aires. Lì abbiamo coinvolto subito i familiari delle vittime, perché l'idea che c'era venuta era quella di usare delle porte, dato che non c'erano pareti disponibili, era uno spazio grande e ampio, vuoto, ci serviva un oggetto che raccogliesse l'attenzione di chi entrava e abbiamo usato delle porte che costituivano un cerchio, una sorta di tolos greca o un tempio. In sostanza c'erano queste porte che erano incardinate una nell'altra, quindi c'era anche un po' l'immagine del sostegno della comunità. Diciamo era visibile subito l'idea di una comunità che doveva riunirsi, ritrovarsi dopo la tragedia. E i quadri, i disegni erano messi sulle porte all'interno, all'esterno invece erano lasciate così come erano state recuperate. Ogni famiglia doveva portare una porta. Quindi è stato un piccolo stratagemma anche per coinvolgere loro direttamente e farla subito sentire quasi una loro opera insieme a noi. Quello è stato il primo approccio mio con Gabriella. E poi un secondo, appunto qui a Treviso, un secondo appuntamento nato appunto dal fatto che Gabriele ed io eravamo studenti del liceo e il liceo ha un'attenzione verso gli ex studenti e offre l'opportunità
agli ex studenti di esporre in questo spazio, nella Galleria dell'Artistico. E anche qui Gabriele mi ha coinvolto e abbiamo pensato insieme all'installazione. L'idea era nata anche da un racconto che mi aveva fatto Gabriella, che era quella della tristezza di vedere a cena la sedia vuota di suo padre. E quindi anche il meccanismo molto semplice dell'utilizzo di un oggetto comune, diciamo che dà l'opportunità di avere più letture. E è comunque un oggetto che offre la possibilità di sostenere qualcosa, no? Io nel mio studio quasi sempre ci sono dei libri o anche lì dei quadri appoggiati, quindi era un gesto anche naturale quello di appoggiare un quadro su una sedia. A Denver faremo la terza parte. Quando me lo dici? Secondo me ha un senso. Prima era l'Argentina, dopo la mia seconda patria che è l'Italia, e quindi la terza per me ha senso farla negli Stati Uniti. Più gente conosce la storia, secondo me più si fa luce sulla memoria dei nostri desaparecidos.